Questo tutorial ci mostra come poter inserire un nuovo paziente, quindi una volta stabilito a quale medico attribuirlo, abbiamo la possibilità di registrarlo con nome e cognome. In questa fase abbiamo tre opzioni. La prima direttamente dallo scanner, poco utilizzata con questa sistematica. La seconda da progetto CAD attraverso una importazione manuale. La terza la utilizzeremo quando saremo in possesso di un file DICOM, iniziando il flusso dalla parte di chirurgia guidata. Siamo giunti all'importazione delle varie mesh, quindi selezioniamo scansioni e cerchiamo la cartellina dove abbiamo salvato i dati. Ogni file importato dovrà essere attribuito ad un nome, in questo caso scegliamo la mandibola. Il fatto che ci sia un visualizzatore presente semplifica le cose riducendo l'errore di importazione, infatti spesso si ricevono scansioni con una nomenclatura poco intuitiva. Passiamo ora all'importazione del superiore e via dicendo. Con la gengiva inferiore e superiore è importante attribuire correttamente il nome della scansione, perché in questo modo tutto avverrà automaticamente durante le fasi di gestione della ricostruzione attiva. Ora importiamo anche i marker superiori. Ora invece commettiamo volutamente un errore. Fingiamo di dimenticarci di inserire i marker inferiori, e ciò è verosimile quando ci sono tante scansioni da importare. Quindi, proseguendo dopo il nostro errore andiamo a caricare dapprima il WhatsApp inferiore per poi terminare con il superiore. Prima di iniziare a disegnare il sistema ci chiede di orientare tutte le scansioni rispetto a questa visione virtuale del capo del paziente. In questo caso andrebbe già bene, ma proprio per poter mettere in evidenza l'errore che abbiamo commesso andiamo a dargli una piccola rotazione anche di solo 5 gradi in negativo, tanto per centrare la mediana. Ripeto, non sarebbe necessario, ma lo facciamo proprio per poter spiegare questa funzione. A questo punto ci ricordiamo di non aver importato i marker inferiori. Quindi, se dovessimo importarli come abbiamo fatto in precedenza, ci troveremmo con un posizionamento non corretto. Vedete leggermente ruotato di quei 5 gradi famosi che abbiamo ruotato, per comodità cambiamo il colore, scegliendo una tonalità molto accesa. Vediamo invece cosa avremmo dovuto fare per compensare il nostro ipotetico errore. Teniamo accesa solo l'arcata inferiore e andiamo ad importare nuovamente i marker inferiori, ma questa volta chiedendo al software di importarlo prendendo il riferimento di un qualsiasi altro file, avendo tutti la medesima origine. Così facendo il sistema capirà di impartire quella variabile ricevuta dal file di riferimento scelto. E potremo cogliere la leggera variabile. Quindi eliminiamo il file rosso che era errato e siamo pronti per poter iniziare una lavorazione. Salvo prima aver controllato la bontà di queste mesh, in questo caso riscontriamo dei difetti, che gestiremo nel prossimo video.